E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, oggi partiamo con un aggiornamento per quanto riguarda dei messaggi farlocchi, non posso usare una determinata parola qui su YouTube. Poi proseguiamo e andiamo avanti con altre domande che mi state facendo e che ovviamente sotto i video e che sono secondo me di interesse generale perché lo sapete, tra qualche settimana sarà il momento di rinnovare l'assegno di inclusione. Quindi ci sono ci sono tantissimi dubbi che ovviamente stanno saltando fuori, mi state facendo domande e un po' alla volta sto cercando di rispondere a tutti quanti. Una parte rispondo già con gli shorts, quei video brevi da un minuto, quelli, non questi qua orizzontali ma quelli verticali, e altri che sono un po' più lunghi ed elaborati li metto nei video, ovviamente questi qua orizzontali perché sono da spiegare un pochino meglio, quindi ci va un attimino di più, ok? Quindi mi raccomando, ascoltate il video fino alla fine perché così si capisce tutto quanto. Poi eventualmente, come sempre, se c'è qualcosa che non quadra, voi lo sapete, mi fate delle domande, commentate qui sotto nei commenti. Io tanto i commenti, lo sapete, li leggo tutti quanti e poi rispondo man mano. Quindi partiamo subito col primo notizione di oggi. Attenzione, attenzione ai messaggi farlocchi dei rimborsi dell'Agenzia delle Entrate, attenzione agli SMS. Perché si parla di questo argomento? Si parla di questo argomento perché in questo periodo di dichiarazioni dei redditi, 730, modello unico, modello redditi, insomma chiamatelo come volete, sempre quello sta, pagare le tasse, tutti i contribuenti, quindi dovete fare molta attenzione agli SMS, ai messaggi farlocchi che in questo periodo, in questi giorni, stanno arrivando ai cittadini su dei presunti rimborsi da parte del fisco. Questo vuol dire che in questo periodo c'è una campagna di messaggi che contiene delle false comunicazioni SMS che utilizzano, ascoltate bene, il pretesto di un rimborso in favore del malcapitato, richiedendo la compilazione di un modulo per la verifica dei propri dati. Questi messaggi si possono riconoscere perché contengono un importo a credito che sarà rimborsato. Importo tra l'altro completamente a caso, cioè una cifra così presa e messa lì, una cifra senza nessun senso, e che contengono anche un collegamento a una pagina internet contraffatta, nella quale si chiede di inserire i propri dati personali e le coordinate bancarie o della carta di credito per poter ricevere questo fantomatico rimborso. Quindi mi raccomando, fate molta attenzione, prestate la massima attenzione e nel caso in cui doveste ricevere delle comunicazioni di questo genere, mi raccomando, non ci cliccate sopra, cioè non andate subito, tac, cliccato, non cliccate sui collegamenti che trovate all'interno dei messaggi. Non date codici, non date password, non date dati personali e soprattutto non comunicate le coordinate bancarie. Se avete dubbi o domande, rivolgetevi al vostro consulente fiscale di fiducia che lui sa sicuramente dirvi se aspettate un rimborso oppure no. Ora rispondiamo alle domande che mi state facendo in questi giorni sotto i video. Allora, prima domanda, ne ho preso una a caso, ma tanto più o meno girano tutte quella che ho preso girano più o meno tutte sullo stesso argomento. Se i 18 mesi scadono a giugno lo pagano l'assegno di inclusione? Domanda, punto di domanda. Allora la risposta è
Sì, se i tuoi 18 mesi di assegno di inclusione ADI scadono a giugno, riceverai regolarmente il pagamento dell'assegno di inclusione a giugno. Questo perché accade? Accade perché giugno è l'ultimo mese del tuo ciclo, del tuo primo ciclo di erogazione, quindi stiamo parlando delle prime 18 mensilità. Luglio sarà poi il mese di stop obbligatorio e tantissime persone mi dicono ma perché c'è il mese di stop obbligatorio? Allora io l'unica risposta che posso darvi è per legge. Poi chi abbia deciso il mese di stop o no, io questo non lo so, non me ne frega niente, non lo voglio neanche sapere. Tanto sta che appunto già anche con RDC c'era questo mese di stop, quindi non è che non è una novità. C'è un senso di questo, un senso al mese di stop c'è. C'è un motivo per cui c'è un mese di stop, non è che non c'è, c'è come. Ne avevo parlato anche in uno short, quei video brevi lì, quelli lì verticali da 1 minuto, ne avevo parlato anche là, perché una persona mi aveva chiesto perché c'è il mese di stop, e io ho risposto. Quindi un motivo c'è. Se vi interessa, adesso non sto a ripeterlo, perché anche lì c'è una menata da spiegare. Se vi interessa andate negli short e lo trovate là, cioè non sto a ripetere le cose 50 volte. Tornando a noi, come dicevo, luglio sarà il mese di stop obbligatorio, durante il quale non riceverai l'assegno di inclusione, ok? Dovrai presentare la domanda di rinnovo proprio nel mese di luglio. Se la domanda verrà accolta, quindi se avrai ancora tutti i requisiti, quindi i requisiti rimarranno confermati, la prima ricarica del nuovo ciclo di 12 mesi arriverà poi nel mese di agosto. Quindi, in sintesi, cosa abbiamo detto? Giugno, ultimo pagamento delle 18 mensilità. Luglio è il mese di stop, quindi dovrai presentare la domanda di rinnovo in quel mese. Agosto, se il rinnovo viene approvato, allora riceverai la prima ricarica del nuovo ciclo di mensilità, quindi 12 mesi, ok? Quindi è molto fondamentale, è molto importante tenere d'occhio le scadenze e agire per tempo per evitare interruzioni, lungaggini, problematiche, appuntamenti, viaggi avanti e indietro e chi ne ha più ne metta. Quindi mi raccomando, tenete d'occhio la scadenza del pagamento e soprattutto del rinnovo. L'altra domanda è questa, ok? Allora, ho fatto domanda il mese di marzo 2025, quando mi scade l'ADI. Allora, a parte che anche lì in uno short, quei video brevi, vi ho insegnato a contare le mensilità, ok? E se non ricordo male ne avevo parlato anche in un video lungo, gennaio, febbraio, marzo, aprile, conti fino a 18, a meno che, cioè la matematica non è un'opinione. Detto questo, tornando al discorso della domanda di marzo, dato che hai fatto la domanda per l'assegno di inclusione ADI a marzo di quest'anno, la decorrenza del beneficio parte generalmente dal mese successivo alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, PAD, una volta che l'istruttoria ha avuto esito positivo. Ok? Fino a qua ci siamo tutti, che poi sarà più o meno la stessa cosa a luglio. Adesso poi staremo a capire bene se ci sarà da fare il PAD, non il PAD, lo capiremo man mano con il tempo. Considerando che la tua domanda è di marzo di quest'anno, se il tuo PAD è stato sottoscritto a marzo e l'istruttoria è stata positiva in tempo utile per il primo pagamento, il beneficio dovrebbe essere decorso da aprile 1. In questo caso
i 18 mesi scadranno a settembre 2026, quindi contate, aprile, maggio, giugno, luglio, contate 18. Facciamo un esempio pratico per capire. Domanda a marzo 2025. PAD sottoscritto marzo 2025 o comunque entro il mese di marzo per il primo pagamento di aprile. Primo pagamento, diciamo presunto a aprile, con eventuali arretrati se il pagamento è avvenuto più in ritardo. Poi abbiamo scadenza dei 18 mesi. Quindi se il primo mese di decorrenza è aprile 2025, allora il 18° mese sarà settembre 2026. Quindi il tuo ADI dovrebbe scadere a settembre 2026, salvo interruzioni, scadenze, cose varie, attenzione, salvo che. E quindi cosa succede dopo? Che tanto me lo state chiedendo in tanti. Cosa succede dopo? Allora, io non ho la sfera di cristallo, non posso sapere se questo governo ci sarà o non ci sarà tra 12 mesi, non lo so, non posso sapere se ci saranno delle problematiche, non posso saperlo attualmente. Diamo per scontato che vada tutto dritto e filato. Quindi diciamo che rimane tutto così com'è, no? Ecco, allora. Ricorda che dopo la scadenza dei 18 mesi ci sarà un mese di stop obbligatorio, perché funziona così. La menata è sempre quella. Nel tuo caso, a questo punto, ottobre 2026 sarà il mese di stop. Dovrai presentare la domanda di rinnovo proprio nel mese di ottobre. Secondo. Terzo, se la domanda verrà accolta, facciamo così, terzo, se la domanda viene accolta e i requisiti saranno confermati, la prima ricarica del nuovo ciclo di 12 mesi dovrebbe arrivare a novembre 2026. Dovrebbe, perché salvo scadenze, salvo proroghe, salvo cambiamenti, salvo tutto, ok? Quindi a questo punto io ti consiglio sempre di consultare il tuo fascicolo previdenziale del cittadino sul sito internet dell'INPS, ci entri dentro con lo SPID, la CIE, la CNS, il CIC, CIUC, SPIC e SPAN, eventualmente parlare con il tuo consulente fiscale, commercialista, avvocato, tributarista, CAF, patronato, chi che sia, oppure chiamare il centralino telefonico dell'INPS ai numeri di telefono che già conosciamo e che non sto qui a ripetere. Tutto questo perché per avere le date precise e lo stato aggiornato della tua pratica, per non perderti le mensilità e soprattutto riuscire a contare le 18 mensilità che sono state pagate e quindi capire quante ne mancheranno. Bene, con questo è tutto, io ti ringrazio per avermi guardato, ti ricordo di iscriverti qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!